Maria passapi la strada nuova, la porta d'un Ferraro aperta trova. Ciao Maria. Come on! Ho imparato a guardare questi vicoli con gli occhi dei miei ospiti e ho cominciato a vedere cose che sino a 20 anni fa non vedevo. Here we go! Va bene? Yeah! A 2, 3, 4! Come on! Let's go! Yeah! Io dico sempre che tutto quello che per noi è una minchiata per gli altri è straordinario. Cefaluta, Ormina, Agrigento, Siracusa, le grandi mete turistiche siciliane, e poi ci sono i piccoli borghi con il turismo esperienziale. Buongiorno per Filippo, grazie Benvenuto. per averci attesi e aspettati questa mattina. E presentaci questa tua iniziativa, questo tuo percorso con i tuoi tour all'interno dei piccoli borghi siciliani e in particolare a Sant'Angelo Luxaro. Amore. E Filippo, quindi è da qui che inizia solitamente il tuo viaggio con i tuoi clienti, i tuoi ospiti. Sì, diciamo che dalla piazza ci si sposta qui in Via Dante e il forno, che ancora qui si chiama U-Furno, è proprio una delle prime tappe, perché qui si consuma uno degli approcci relazionali più importanti di questa fruizione che abbiamo portato avanti negli ultimi anni. C'è proprio l'incontro, cos'è che l'elenco delle mie escursioni si chiamano incontri sicani, no? Uno degli incontri che funziona da 20 anni è l'incontro con Maria e Angelo al forno. In questo posto quello che di straordinario succede, che puoi essere anche un manager di una multinazionale americana, qui questo tipo di accoglienza diventa una sorta di livella, perché si annulla tutto, è una persona semplicissima come Maria, che ha vissuto qui, è nata e cresciuta in Inghilterra e ha vissuto qua facendo con suo marito il pane, interagisce anche per 2 ore con personaggi di spicco dell'economia anche americana che dormono ad esempio al Verdura o al Villa Atena perché cercano questo tipo di incontri. Questa panchina che c'è fuori il forno è per noi diventata una specie di punto di non ritorno, no? Punto di non ritorno perché entri nei meandri di una visita relazionale, no? Quindi da questa panchina in poi, dove l'ospite capisce che qui non c'è più il tempo, no? Quindi si viaggia in assenza di tempo. Senti, adesso sono davvero curioso, conosciamo Angelo e Maria. Ok, andiamo. Good morning. Buongiorno, good morning.
How are you doing? Buongiorno, buongiorno, piacere. Maria, Salve signora, piacere. come stai? Che fai di bello oggi? Sto facendo buccellate e poi le girelle. Con Maria ci è venuto in testa non solo quello che normalmente lei fa, di preparare un pane cunzato e offrirglielo, ma di preparare qui Insieme ai assieme a turisti, loro il quindi. pane e la pizza. Quindi anche i turisti diventano parte integrante del territorio. Assolutamente. Poi in questo luogo a maggior ragione perché Maria intanto dà loro un grembiule, quindi in quest'area si inizia a preparare con la descrizione di Maria, ma la cosa più bella è che la vita normale del borgo continua, cioè la gente entra ed esce a comprare il pane e quindi l'ospite non è una scena costruita, è dentro una scena di Sicilia vera. Grazie signora. Farina di grano duro, olio ovviamente il loro, origano selvatico. Senti, un viaggio non può partire nel migliore dei modi. Beh, questa è stata anche un'idea di Angelo, che quando ai primi anni abbiamo iniziato a fare queste scorribande in giro per Sant'Angelo, lui ha cominciato a offrire un pane cunzato, che a prima così poteva sembrare una cosa insignificante per noi che ce l'abbiamo normalmente, un pane buono, no? Poi abbiamo capito invece che nella faccia degli ospiti si leggeva uno stupore come per dire: ma che sto è pane? Che abbiamo mangiato sino ad ora. Bellissima che succede è che questo è un forno che io amo chiamarlo una sorta di forno di comunità, no? Nel vicinato c'è sempre gente che se ha da infornare una teglia di patate, l'agnello, usano il forno. Queste ricette, perché poi mentre siamo qui con gli ospiti, Angelo deve sfornare la teglia del suo cliente, del vicino, del cliente. E quindi il nostro ospite chiede cos'è, cosa c'è, e quindi le ricette poi si raccontano ricette vere. Usciti dal panificio e già troviamo qua qualcosa di straordinario e tradizionale, di cui in molte parti si sta anche perdendo la memoria. Sì, infatti qua abbiamo avuto la fortuna che abbiamo avuto qualche artigiano che adesso non li fa più, ma meno male è rimasto Filippo, che è tornato dall'Inghilterra e da sempre si è dilettato nel reperire materie prime, perché poi come vedi sono olivo selvatico, questo è salice e quello è canna di fiume, no? Quindi con questi materiali nostri lui fa panieri, panierine, spesso li fa anche su richiesta. Questo è un souvenir di quelli veri, nel senso che ti raccontano da solo un territorio, no? Quindi diciamo che quello che abbiamo cercato di mettere a regime alla fine è quello che c'è tra i nostri vicoli, a prescindere se sono imprese, se non sono sicuramente anime viventi che tengono ancora in vita questi vicoli, e quindi l'idea negli anni è stata quella di bussare e capire che cosa c'è dentro queste case che si può ancora raccontare. Sì, sì, aspettiamo turisti. No, è di caso, da Agrigento. Sì, Argentano. Ciao Maria, buona giornata. Buongiorno. Siete anche riusciti con la collaborazione Va bene? del paese di far rivivere anche il centro storico. Sì, qui da qualche anno a questa parte l'amministrazione ha puntato a dare voce a un po' di giovani. Il sindaco, grazie ad alcuni proprietari, gli ha dato la possibilità di creare questi murales, no? Quindi all'inizio è stato un po' così, perché la gente del posto diceva chi sta in mascherina un paese. Invece poi è successo che questo è stato commissionato dal comune, ma quello è stato commissionato dalla famiglia che era qui, che vive in Belgio, che ha gestito una settimana di feste qua, perché ogni giorno erano bevute,
barbecue e robe varie. E quindi hanno coinvolto tutto questo corteo. Qui con i turisti anche io non ci venivo mai. Oggi la gente viene continuamente con me, ma anche senza di me, proprio mi chiede la via dei Murales. Bellissimo. Sempre festa c'era. Anche Barbara, che sembra che ha appena visto un c'entra niente col turismo, in realtà è parte integrante di questa situazione, capito? Io racconto sempre che quando iniziai in Via Libertà, le prime porte di Via Libertà, c'è una vecchierella che appena io arrivavo con l'ospite mi chiudeva la porta. Quindi per sempre no, chiudeva la porta. Negli anni lei si è incuriosita e quindi metteva, come si dice a Milano, la porta a banedda, socchiusa, perché lei vedesse, ma noi non potevamo vedere lei, no? Piano piano quella porta si è aperta. Potevi immaginare tutto questo grande successo del tour di Lil Robby Stenuti? Cioè dei, passami il termine, mutandoni stesi al sole, un'attrazione turistica. Negli anni mi sono accorto che l'ospite, più che fare una foto a un monumento oppure a un portale di una chiesa, si ferma a fare foto dei panni stesi fuori, no? E quindi poi è arrivata anche la discussione con loro stessi. L'anno scorso ci siamo fermati un'ora e mezza con un'antropologa americana a disquisire sotto un balcone di panni stesi, perché lei voleva che senza che io dicessi nulla, perché lei sapeva di questo mio debole per i panni stesi, lei voleva rappresentare quella famiglia senza conoscerla e ci è riuscito in piena, perché ha raccontato tramite quello che c'era su, c'era una tuta di forestale, c'era una tuta di figli che giocavano a pallone, quindi calzettine, mutandine rosa, e quindi lei dai colori, dalle misure e dalla tipologia dei panni stesi è riuscita a risalire alla composizione perfetta di quella famiglia. Quindi per noi, io dico sempre che tutto quello che per noi è una minchiata per gli altri è straordinario, in realtà è la vera rappresentazione ai panni stesi. Noi non ci fermeremmo mai davanti a un balcone con i panni stesi pensando fosse un'attrazione. Gli stranieri lo fanno, quasi alla stessa strega di un'opera d'arte. Ho imparato a raccontare quello che vedono gli altri, no? Perché poi quello che vediamo noi da una vita in questi vicoli sono cose scontate, perché ci siamo cresciuti, ci viviamo ancora e probabilmente non danno tanta emozione. Adesso a me sì, sinceramente, perché io ho imparato a guardare questi vicoli con gli occhi dei miei ospiti e ho cominciato a vedere cose che sino a 20 anni fa non vedevo. Amoni, facciamo un giro fuori. Finalmente la gente comincia a sentirsi cani, no? Sino a un po' di anni fa tu arrivavi nelle fiere di dove sei delle Madonnine, dei Nebrodi, ma nei Siccani non esisteva questo senso di appartenenza. Oggi già comincia a sentirsi in giro, dire dove sei dei Siccani. Qui Pierfilippo siamo dinanzi al tuo paese e la sua area archeologica che è una meta turistica.
diventata anche grazie al tuo lavoro e al vostro impegno. Però la tua storia è una storia particolare perché tu avevi iniziato un'altra strada, avevi iniziato un percorso completamente diverso che ti aveva portato fino in Inghilterra, a Londra. Poi il richiamo alle origini è stato più forte. Avevo superato un colloquio alla City per un istituto bancario e alla seconda e alla terza chiamata non ho mai risposto per paura di non poter tornare più in Sicilia. Questo richiamo era davvero forte, anche perché in questi anni di Londra, che sono stati 3, penso che il mio racconto di Sicilia sia nato proprio lì, perché io giravo quando ero libero Londra cercando la Sicilia. Dove? Nelle botteghe, nei supermercati e nelle agenzie viaggio. Stavo cercando di scoprire come veniva raccontata questa terra, che in realtà non era raccontata, o comunque era raccontata con i classici tour di Sicilia, dove c'è Palermo, Erice, Agrigento, Sciacca, Siracusa, Taormina e poco altro, quindi nulla di tutto quello che è l'entroterra e le aree interne. Quindi torno con questa voglia forte di voler intraprendere questo cammino. Inizio nel 2002 questa avventura con dei giovani del posto e facciamo il primo sito internet su Sant'Angelo Muxaro. Negli anni ci accorgiamo che quando comincia ad arrivare le prime persone qui, i primi ospiti, grazie alle prime fiere, noi chiedevamo le foto con la scusa che dovevamo aggiustare il sito, no? Ma io volevo vedere le foto perché volevo vedere le loro foto e quindi io mi sono nutrito delle loro foto, cercando di capire quale era il racconto da mettere a regime. E io che pensavo di mettere a regime l'area archeologica, l'area naturalistica, perché io poi pur sempre una guida naturalistica e muovo i miei passi dall'essere guida naturalistica, imposto un programma che diventa già un racconto finito, perché i miei ospiti mi mandavano fotografie di robe stenute, vecchiette che giocavano a carte, e la vecchietta vestita di nero che esce dal forno che ha appena comprato il pane, scene di una ordinaria sicilianità. Quindi dalle foto degli altri ci siamo accorti che questo pezzo di Sicilia andava raccontato non tanto e non solo con le bellezze storiche, naturalistiche, ma con chi oggi ci vive. Questo racconto è stato forgiato anche dalla presenza del Galsicani, che è una sorta di partenariato pubblico-privato che negli anni ha preso in pieno questa filosofia, l'ha posta dentro tutti i bandi che oggi si pongono in essere in questo territorio, hanno il focus sul turismo relazionale e esperienziale. Oggi c'è un ulteriore upgrade perché sta nascendo un'associazione che secondo me nel prossimo futuro darà veramente voce ai borghi, ed è l'associazione Borghi dei Tesori, che è una costola del famosa le Vie dei Tesori, che ha lo scopo di mettere in risalto quei borghi che a volte non riescono a essere enfatizzati in quei quadri di borghi di bellezza, ma che pur sempre hanno qualcosa da raccontare, dove per raccontare non significa per forza una bellezza architettonica naturalistica. Un tesoro da raccontare può essere chi ci vive. Maria passa la strada nuova, la porta d'un Ferraro aperta trova. E Filippo, qua davvero il tempo si è fermato. Il tempo è diventato una componente fondamentale dei miei racconti, perché negli anni ho capito che
mettere a fuoco questa diversa interpretazione del tempo, l'elemento tempo, tra chi arriva e chi vive qua. No? Il fulcro di questi racconti sta esattamente lì. Perché oggi questi racconti attraggono? Perché l'elemento tempo è concepito in modo diverso. Beh Filippo, davvero grazie per questa splendida giornata. Grazie. O caro mastro chi facita stura da lance tripungenti chiò